L'umanità è oggi chiamata ad una sfida senza precedenti, la lotta ai cambiamenti climatici. A causa dell'elevata industrializzazione della società insieme all'uso intensivo delle risorse, il sistema terrestre ha superato la sua capacità di assorbire le emissioni di gas a effetto serra. Queste sono principalmente dovute ai consumi energetici di origine fossile, come il petrolio, il gas naturale, il carbone. Per provare ad arrestare il fenomeno, l'Europa ha assunto un ruolo fondamentale, definendo politiche e un piano di azione che puntano a ottenere un impatto zero entro il 2050. L'obiettivo è attuare la transizione energetica, cioè trasformare radicalmente il sistema energetico, sostituendo i combustibili fossili con fonti rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica. Ogni volta che consumiamo energia, in particolare l'energia non rinnovabile, per soddisfare le nostre esigenze di vita o produttive, stiamo generando degli effetti negativi che impattano sulla collettività. Questi effetti, che chiamiamo esternalità, riguardano innanzitutto i cambiamenti climatici, che è un problema globale, ma parliamo anche di effetti più vicini al nostro territorio in termini di impatto ambientale, per esempio l'inquinamento dell'aria, che ha anche a che fare con la salute delle persone. Ecco quindi che l'impegno di ciascuno per ridurre i propri consumi energetici è innanzitutto un atto coraggioso di responsabilità sociale e di impegno per il pianeta. Se risparmiamo energia, possiamo aspettarci diversi effetti positivi per la collettività. La riduzione di gas a effetto serra e la lotta ai cambiamenti climatici, innanzitutto, ma anche la riduzione dei costi energetici, perché nella logica della domanda e dell'offerta, se riduciamo la domanda a parità di offerta, possiamo aspettarci un abbassamento dei costi. Gli investimenti in tecnologie, nuove professionalità, servizi saranno poi anche un volano economico importante che potrà creare nuova occupazione. E poi, in ultimo, ma certamente non meno importante, ricordiamoci dei benefici ambientali e per la salute delle persone. Per intraprendere un percorso di efficientamento energetico è necessaria un'approfondita conoscenza della situazione di partenza. Si tratta di comprendere come si generano i consumi energetici, da quali fattori dipendono e come sono ripartiti. Solo attraverso un'analisi ordinata dei dati di partenza è infatti possibile definire gli interventi di miglioramento e poi valutarne la convenienza economica in un'analisi costo-beneficio. Tutto ciò ha bisogno di una procedura definita. Questa procedura è una vera e propria diagnosi energetica, che chiamiamo audit energetico. L'audit energetico è quindi il punto di partenza, è il prerequisito fondamentale per guidare il percorso verso il miglioramento energetico. Questa procedura può essere applicata a un edificio o a un gruppo di edifici, ma anche a un'attività, a un'azienda, e riguarda sia l'edificio contenitore, quindi l'involucro e gli impianti, sia i processi che si svolgono e che producono consumo energetico. L'audit energetico è quindi una procedura di analisi che segue una precisa metodologia. A livello europeo tale procedura è standardizzata e sono state definite norme che compongono la serie EN 16247. È importante notare che tale procedura rappresenta uno strumento flessibile che può adattarsi alle diverse situazioni. La qualità degli approfondimenti condotti evidentemente determina il risultato finale. Il responsabile per l'esecuzione della diagnosi energetica, nel caso ad esempio di un'azienda, deve intanto prevedere contatti preliminari e incontri con le persone chiave della medesima. È importante condividere la metodologia, il percorso, definire linguaggi e obiettivi comuni. Si dovranno coinvolgere quindi una serie di persone dell'area manageriale, commerciale, tecnica, eccetera. Si procederà poi a una raccolta dati, sia su base documentale sia attraverso sopralluoghi in campo. Si evidenzieranno i consumi energetici anche attraverso misure elettriche condotte direttamente in azienda in diverse condizioni d'uso. L'insieme dei dati verrà poi analizzato e si metteranno in luce anche attraverso confronto con benchmark di riferimento gli eventuali miglioramenti possibili. Si potrà quindi definire una serie di interventi, sia tecnici che gestionali, per migliorare l'efficienza energetica. Si potranno condurre analisi costo-beneficio, potendo così assegnare delle priorità fra i vari interventi possibili. La sintesi del lavoro viene riportata in un documento, in un rapporto di diagnosi, che deve essere necessariamente accompagnato da una presentazione all'azienda. È infatti importante poter provvedere ad una chiara restituzione dei risultati e poi definire anche indicatori per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni che si andranno a intraprendere. Programmare l'esecuzione di un audit energetico per l'azienda è quindi un'opportunità concreta per intraprendere un percorso di miglioramento.
Abbiamo già detto quali sono i benefici importanti per la collettività, ma l'azienda cosa ci guadagna concretamente? Intanto risparmiare energia e risparmiare anche sui costi energetici. Nel caso di consumi legati alla produzione, questo vuol dire ottenere maggiori margini per ogni unità di prodotto. Oltre a questo, investire in efficienza energetica può portare innovazione nelle tecnologie a disposizione, nei processi. C'è poi un'occasione ancora più grande e preziosa, quella di investire nella green economy, migliorando la propria green reputation, la responsabilità sociale e ambientale di impresa, che è oggi uno strumento forte di marketing. Si possono in tal senso ottenere certificazioni volontarie, tipo le ISO 50001 sui sistemi di gestione in energia, le EMAS sulle prestazioni ambientali, le ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale. La transizione energetica e lo sviluppo sostenibile sono una necessità e insieme una grande opportunità. Anche in tempi di crisi crediamo sia necessario provare ad alzare la testa e guardare lontano. Un audit energetico può essere un buon punto di partenza. La strada ha sempre bisogno del coraggio del primo passo. Lo fai per te e per il pianeta.